Maurizio Poli. Io sono un sinologo, termine antiquato, diciamo, che indica una persona che ha studiato la lingua cinese ma che in realtà dovrebbe conoscere abbastanza a fondo anche la cultura cinese. Io sono laureato a Napoli, sono di Napoli originario, presso l'Istituto Orientale, che è stata la prima sede di studi cinesi nel mondo occidentale, fondata nel 700. Mi sono laureato nel 90 con, credo di essere stato il primo in Italia nell'ambito sinologico, con una tesi sul Feng Shui. Sul Feng Shui sono interessato invece in particolare al giardino cinese, attraverso quegli incontri apparentemente casuali. Ho incontrato Massimo Venturi Ferriolo, che è il curatore tra l'altro della collana di questa casa editrice dove poi è uscito il mio libro. Lui insegna filosofia della storia, quindi con la Cina non ha niente a che vedere, però è il massimo esperto italiano di filosofia del giardino in Europa, soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento, e quindi mi propose di lavorare per una pubblicazione sul giardino. Attualmente mi interesso ancora al Feng Shui e naturalmente al giardino cinese. Ho esteso gli interessi a quella che è la lettura dello spazio in generale in tutto il pensiero cinese tradizionale, perché a mio parere c'è una contiguità, una continuità pure assoluta fra tutti questi ambiti. Cioè in realtà la base è come i cinesi anticamente leggevano lo spazio intorno a loro, perché la lettura peculiare che loro hanno avuto dello spazio in realtà è veramente il mattone di base, la radice che ti fa capire come sia stato possibile avere una continuità così incredibile, quale ad esempio è quella che ha a che fare con il Feng Shui. Quindi una dottrina ovviamente ben diversa da quello che è un approccio scientifico, fra virgolette, occidentale, ma che ha goduto di una continuità straordinaria nei secoli e di applicazioni estremamente concrete e visibili ancora. Mi interessava riuscire a capire i principi di base, quindi secondo me la lettura dello spazio e il fatto che questa lettura dello spazio sia comune a molti ambiti spiega tante cose. Fra questi ambiti, per esempio, c'è la pittura cinese, che si fonda esattamente sugli stessi principi su cui si fonda il Feng Shui, l'arte del giardino. Affronteremo quindi prima quelli che potrebbero essere chiamati gli aspetti teorici, in particolare anche l'influenza che il giardino ha avuto dalle tradizioni culturali cinesi. È chiaramente un discorso estremamente complesso, quindi poi se volete vi darò anche dei riferimenti bibliografici, perché chiaro, in poche ore non possiamo approfondire tutto. E poi scenderemo un po' nel giardino attraverso diverse fondamentali. Quando Zhuangzi dice a pervadere il mondo un unico cibo, in una frase così piccola, tu hai già spiegato tutto. Hai spiegato il Feng Shui, hai spiegato l'arte del giardino, hai spiegato la pittura cinese, tutto. Perché non c'è più la separazione tremenda che ci portiamo come un peccato originale fra l'individuo e l'ambiente. Allora, questo testo si chiama Yuan Ye, che vuol dire la forgia del giardino. Andavo nei borghi e valicavo fiumi, scalavo picchi e mi facevo strada tra i monti. Non mi fermavo in cima ai dirupi né mi arrestavo alle fonti dei ruscelli. Di fronte al picco del sud eressi una torre. Sulla collina del nord costruii una sala, quindi avete anche un'attività. Entrare il paesaggio esterno anche attraverso alcuni altri tipi di soluzioni, come questa ad esempio. Questa è una camera con 3 aperture in cui è possibile avere una visione interna e allo stesso tempo di 2 punti diversi che si trovano dietro l'architettura in un certo senso, che diventano come dei dipinti in un certo senso naturali. Quindi c'è questo gusto che non è solo un gusto di trompe-l'œil, sai, di illusorietà, anzi è un modo per far penetrare lo scenario che si trova, ripeto, al di là dell'architettura, dentro l'architettura stessa. Sono i temi che vi ho detto prima della compenetrazione,
della circolazione dello spazio. Per inaugurare la mattinata, questa è un'immagine che è già una prova di quella che è la confluenza delle arti, in particolare la pittura e l'arte del giardino. Questo è uno dei 31 fogli d'album che sono stati eseguiti da un famoso pittore di epoca Ming del 1500, si chiamava Wen Jianmin, che era amico del proprietario del Zhuo Yuan, che è uno dei giardini più famosi di Suzhou. Non so se qualcuno di voi è già stato a Suzhou, vi auguro di andarci, perché è diciamo, la città del giardino cinese per antonomasia, anche se anticamente non c'era solo Suzhou, oggi però è quella maggiormente conservata. Il giardino dell'amministratore inetto, molto spesso trovate una traduzione sbagliatissima che è umile nelle guide, sia anche in lingua inglese, trovate humble, umile, in realtà è l'amministratore incapace, inetto è la traduzione corretta, e il proprietario era un suo amico, un letterato, e lui compone questi 31 fogli d'album, 31 poesie anche, sui 31 siti di questo giardino dell'epoca. E questo è uno dei fogli d'album che ritrae, come vedete, il proprietario, il padrone di casa, che sta seduto a un tavolo basso a leggere sicuramente un classico. E qui avete, si può dire, in questa figura, senza che io faccia ore di chiacchiere, quello che è un condensato della natura del giardino cinese. Avete gli elementi naturali, naturalmente ne parleremo poi nello specifico, come le cosiddette rocce artificiali con la loro bizzarra forma, sono traforate. Avete gli elementi vegetali di varia natura, avete naturalmente l'architettura, ma avete anche la presenza indispensabile nel giardino cinese della cultura. Il giardino cinese è chiaramente un'opera dell'umano artificio, chiamiamolo così, ma in realtà all'interno, adesso al di là dell'architettura, c'è la cultura, e quindi c'è una forte presenza di riferimenti culturali e letterari del giardino cinese tradizionale che erano immancabili. Ecco perché il giardino non è mai una riproduzione in miniatura magari di un paesaggio. Il giardino cinese è un condensato di elementi paesistici, ma significativo, cioè con un significato che è filtrato dalla cultura del proprietario e dei fruitori. Molto spesso in quell'epoca il giardino è riservato al proprietario naturalmente e ai suoi amici letterati, e veniva soltanto periodicamente alle volte aperto al pubblico in alcuni casi, il che serviva anche, si pagava proprio un biglietto, serviva naturalmente a effettuare i lavori, non so, di mantenimento di un'arte che è quanto mai come dire, bisognosa, no? di continuo lavoro, qual è l'arte del giardino cinese. Quindi il taoismo, per concludere questo primo aspetto, è sicuramente importante perché ha fornito in modo coerente, diciamo, per la prima volta, in realtà il taoismo, già prima del taoismo c'erano tutti questi elementi, il taoismo non ha fatto altro che inglobarli e renderli propri. Le 5 fasi, metallo, acqua, legno, fuoco e terra, non sono state inventate dai taoisti, già c'erano. Il taoismo le ha fatte proprie, le ha inglobate e le ha utilizzate poi nei testi tecnici delle varie dottrine cosmologiche, fra le quali c'è il Feng Shui, ma non c'è solo il Feng Shui, c'è la medicina cinese, c'è l'astrologia tradizionale, ci sono tante, l'alchimia importantissima della Cina antica, tutte utilizzano questo vocabolario. Questi mattoni sono stati, ripeto, quindi sistematizzati, inglobati dal taoismo, il quale ha elaborato quindi una visione della natura che non è soltanto una visione di ammirazione puramente estetica, ma che vede negli elementi naturali proprio l'esempio migliore, in un certo senso, per apprezzare questo continuo movimento che potremmo rappresentare come un'onda sinusoidale, no?
del divenire, attraverso il quale il Tao, questo principio ineffabile, indefinibile, nascosto, infinito, opera nel mondo. Il buddismo, lo sapete, non è certo nato in Cina, il Buddha storico, e tra l'altro questi personaggi sono vissuti tutti nello stesso periodo praticamente, perché Buddha e Confucio ad esempio sono proprio nati e morti proprio negli stessi anni. Il Buddha muore, per darvi un'idea, intorno al 480 a.C. Non spendo troppo tempo sulla tradizione buddista originaria. Il Buddha non ha lasciato nulla di scritto, poi ci sono stati vari concili, è stata un po' una storia parallela al cristianesimo in questo senso. Ci sono stati i concili che hanno sistematizzato un po' la tradizione buddista, e alla fine il buddismo è penetrato in territorio cinese, dal mare e soprattutto per via di terra, attraverso quella via che oggi conosciamo come via della seta, cioè la strada attraverso la quale sono passate tante religioni, non solo il buddismo, e mercanzie, cultura in generale, che passava attraverso l'Asia centrale, con posti famosi come Samarcanda, no? Che oggi mi pare stia in Uzbekistan, se non ricordo male, e poi si entrava nell'attuale territorio cinese del Xinjiang, che è il Turkestan cinese, come viene chiamato, Kashgar, dove è stato anche Marco Polo, vicino al deserto del Taklamakan, e poi andava verso est fino ad arrivare nelle città cinesi. Non è passata di liquidi solo la seta, ma appunto il buddismo ha lasciato una serie di tracce, fra le quali ricordo per esempio appunto nel Turkestan cinese c'è tutta una collana, diciamo così, anelli di una collana di arte rupestre bellissima buddista, quindi dipinti e statue buddiste nelle grotte. Questo è stato importantissimo per l'importazione di una conoscenza, la conoscenza di nuove specie floreali e anche di come dovevano essere per esempio rappresentate nella pittura, ma poi saranno portate naturalmente all'interno dei giardini, e mi viene in mente naturalmente il principe in un certo senso di queste specie, il Nubius speciosum, la specie. Il loto, diffusissimo poi anche nei giardini dei letterati ben posteriori, è il fiore del buddismo per il fiore del Buddha. Molto spesso il Buddha viene rappresentato sul fiore di loto, che ha 8 petali, quindi su un trono a forma di fiore di loto. Il loto nasce dal fango, e quindi c'è tutta una metafora, no? Della purezza che può nascere anche in condizioni di sporcizia, diciamo, spirituale, diciamo così. Questo è uno degli aspetti più importanti. Però per esempio nessuno sa che molti dei primi giardini originari, giardini di una certa grandezza, furono costruiti da adepti e da discepoli, da devoti buddisti, in realtà. Perché ad esempio una delle radici più importanti del giardino, di quello che poi diventerà il giardino del letterato, sono i giardini dei monasteri buddisti. I monasteri buddisti erano entità autonome, come i nostri monasteri medievali, in alcuni casi molto grandi, dove l'aspetto del giardino era importantissimo, perché si coltivavano pure piante edibili, quindi, oppure che venivano commercializzate, frutti, piante, eccetera, venivano vendute al mercato, e inoltre una serie di figure di letterati importantissimi sono stati devoti buddisti, sono stati i primi creatori, i primi poeti del giardino. Vi faccio solo, magari vi leggo al volo un esempio. In questo periodo non casualmente, anche per l'influenza buddista, nasce proprio la poesia del paesaggio. Quindi non è un caso che i primi giardini dei letterati, la prima poesia di paesaggio, la prima pittura di paesaggio nascano tutti insieme, ovviamente, in un periodo ben preciso,
che è un periodo che è di molto posteriore alla morte del Buddha, naturalmente, perché il buddismo è entrato in Cina, tenete presente, il buddismo entra in Cina intorno al 60 d.C., ma ci vogliono secoli perché comincia ad avere una diffusione capillare. Dobbiamo aspettare grosso modo il 300 d.C. E questo poeta in particolare è appunto del IV secolo, e in questo periodo qui non è un caso, ripeto, che nascano i giardini dei letterati. Siamo in un periodo molto quindi remoto. La prima poesia di paesaggio, perché prima non c'era poesia di paesaggio in Cina, e subito dopo, nel V secolo, nasce la pittura di paesaggio, la prima pittura di paesaggio in Cina, che poi sarà la forma d'arte più forse conosciuta ai non specialisti. Questo poeta dice: quando ho compiuto il mio vagabondaggio e la mia contemplazione della natura, il mio corpo è tranquillo, il mio cuore è in pace. Ho chiuso con le cose di questo mondo, concentro i miei pensieri su questi misteriosi dirupi e canto una limpida canzone sui lunghi fiumi. Ho edificato una residenza ampia 5 mu. Un mu era un 13° di ettaro, quindi 5 mu sono 5 tredicesimi di ettaro più o meno. Essa comprende una lunga altura e si affaccia su densi boschi. Quale segretario di corte mio, presso alti alberi di un secolo antichi respiro la fragranza di miriadi di anni, bevo alla fonte dell'antichità e ammiro la purezza che giunge lontano dai fertili monti. Ho detto addio alle graziose pagode della città, sono fuggito dal mondo dell'urbe. Ho deviato un torrente per evitare i viaggi al pozzo e ho piantato degli ibiscus che mi fanno da schermo. Davanti al mio uscio c'è un boschetto, dalle mie finestre si sconiglio di perigliosi dirupi, posi una dimora per la meditazione. Sul profondo torrente costruì celle per i monaci. Non so se avete notato il parallelismo dei versi. Lì ho fatto una cosa, qui non faccio. Sul ciglio dei dirupi posi una dimora per la meditazione. Sul profondo torrente costruisce. Questo tipo di parallelismo è tipico della poesia cinese e viene trasferito poi anche nel giardino, per cui spesso è un equilibrio parallelo, per esempio, di elementi che somiglia molto a quello della poesia. La seconda fase che vi dicevo dell'influenza del buddismo è questa, che vede l'importanza di questa scuola, la scuola Chan, che poi arrivata in Giappone si chiamerà Zen. E qui indubbiamente dobbiamo parlare di un personaggio importante. Il Chan, detto veramente in 2 parole, è una scuola che inizialmente si distacca dalle altre buddiste perché tende a dare meno importanza ai testi sacri per l'insegnamento e maggiore importanza a quello che è il contatto fra maestro e discepolo, il contatto diretto, un po' come nel taoismo, fra l'altro. E si parla del Chan dei letterati, cioè molti letterati a partire da una certa epoca si fanno sedurre da questa scuola, diventando dei veri e propri aderenti, rimanendo laici. Fra questi letterati abbiamo quello che è uno dei 4 massimi poeti di tutta la storia della Cina e forse quello che è più amato sicuramente in Giappone, ma forse anche in Occidente, che è Pai Jui. Alle volte si scrive Po, trovate scritto così anche Po Shui. Pai Jui è un poeta molto amato anche dagli occidentali perché le sue poesie sono estremamente semplici, sintetiche ed estremamente toccanti, perché riflettono molto spesso i moti dell'animo, i moti personali di Pai Jui. Questo signore è importante perché non è stato solo uno dei più grandi devoti del Chan e dei più grandi maestri, questo, rimanendo laico, è stato maestro, cioè i testi antichi ci dicono che lui ha ereditato gli insegnamenti di 2 maestri molto importanti e che è arrivato al loro livello, quindi vuol dire che non era uno così. Eppure questo signore è stato governatore di 2 città della Cina, quindi era anche confuciano, perché all'epoca uno degli studenti classici